In questo video impareremo come selezionare le castagne giuste, come prepararle per la cottura ed infine come cuocerle alla perfezione. Al forno, in padella ed infine nel modo tradizionale, al fuoco. Cominciamo! Iniziamo parlando della selezione delle castagne giuste. Suggeriamo la varietà dei marroni. Sono delle castagne di più grande pezzatura e dal gusto più dolce. Quando si scelgono, occorre fare attenzione ad alcune semplici caratteristiche. Una cicatrice ilare rettangolare, leggermente lucide ed inoltre devono essere dure e non piegarsi se premute. Ecco alcuni esempi di castagne buone. Selezionate quelle giuste, il primo passo da fare, a prescindere dal metodo di cottura, è l'incisione del pericarpo. Questa operazione è fondamentale se si vuole evitare che le castagne esplodano durante la cottura. Per l'operazione esistono vari metodi ed utensili, tuttavia noi preferiamo l'uso della forbice perché è semplicissimo, veloce e sicuro. Per inciso troverete i link per tutti gli utensili utilizzati in questo video, incluse le forbici, nella descrizione. L'incisione viene effettuata sulla pancia della castagna, lungo tutto il pericarpo. Si cercherà di non incidere il frutto, ma eventuali tagli della castagna non andranno comunque ad influenzare la cottura. Appoggiamo una lama sul pericarpo e l'altra sul piano di lavoro. A questo punto chiudiamo la forbice applicando una lieve forza. Quindi giriamo la castagna e ripetiamo. E se necessario, perfezioniamo il taglio. È giunto il momento dell'ammollo. Anche questa fase è comune a tutti i metodi di cottura illustrati. Si può utilizzare sia dell'acqua che del vino. L'importante è lasciarle a bagno per almeno un paio d'ore. Questo procedimento permetterà una più facile pulitura della castagna una volta cotta. Ed eccoci alla cottura. Iniziamo con il metodo più semplice e comodo, il forno domestico. Portiamo il forno a 180 gradi statico e disponiamo le castagne senza asciugarle su di una pirofila o simili. I marroni dovranno essere posizionati a pancia in su e non dovranno mai sovrapporsi. Inforniamo e cuociamo a 180 statico per 20 minuti. Passati i quali alzeremo la temperatura a 220 gradi e cuoceremo per altri 10-15 minuti, o fintanto che le castagne risultino ben dorate, come queste. È giunto il momento di fare un piccolo assaggio per verificare la cottura, stando sempre attenti a non scottarsi. Se cotte, verranno trasferite in un canovaccio all'interno di una ciotola, si coprirà, si premerà e si lascerà riposare per 10 minuti. Al termine della procedura, se effettuata correttamente, pulire le castagne sarà semplicissimo. Le castagne sono pronte, ben cotte, morbide e fragranti. Ed ora vediamo come cuocerle in padella. Occorreranno due semplici strumenti. Uno spargifiamma per distribuire il calore omogeneamente e naturalmente una padella per castagne. Iniziamo disponendo le castagne sulla padella a pancia in su, fiamma medio-bassa e copriamo con un coperchio. Lasceremo cuocere in questo modo per circa 15 minuti. Il vapore che si genera in questa fase cuocerà le castagne al loro interno e ne preserverà la loro morbidezza. Trascorsi 15 minuti, rimuoviamo il coperchio e cuociamo a fiamma medio-alta per altri 15 minuti, agitando di tanto in tanto. Questo metodo di cottura, sebbene più complesso del precedente, produce dei risultati simili alla cottura al fuoco vivo.
Il risultato sarà una caldarrosta ben cotta e con il pericarpo a carbonecello. Le castagne si stanno aprendo e colorendo. Siamo quindi vicini al termine della cottura. Non dimenticare di iscriverti e di cliccare sulla campanella per ricevere notifiche quando carichiamo nuovi video. Trasferiamole su di un panno, premiamo ed aspettiamo 10 minuti. Ed eccole qua. Sbucciarle è semplicissimo. Morbide e gustose. E finalmente l'autentica cottura delle castagne, le vere caldarroste al fuoco. La cottura al fuoco è il metodo più antico e che impartisce la migliore cottura, donando il massimo della fragranza alla castagna. Occorrerà munirsi di una pentola per caldarroste ribaltabile con manico lungo, avere un treppiede da camino con un'alzata di almeno 30 cm e naturalmente un camino. Il treppiede permette di posizionare la padella a circa 20-25 cm dalla legna. In questo modo le fiamme avvolgeranno la padella, ma le castagne non verranno carbonizzate. Agiteremo vigorosamente e ribalteremo la padella ogni 2-3 minuti. Con tale fonte di calore, le caldarroste saranno pronte in circa 10-15 minuti. Ed eccole qua, esattamente 10 minuti di cottura. Le vere caldarroste. Il profumo magico delle calde arroste al fuoco, morbide, ben cotte e con la buccia a carbone. Come al solito, le copriamo ed aspettiamo 10 minuti prima di mangiarle. Da godersele con un buon vin novello. E buon appetito! Iscriviti per più ricette di qualità dall'Italia ed oltre.